ragazzi, sono giunto negli spot, vedo che comunque siamo ancora indietro e diciamo che le nostre spugnole si fanno veramente cercare, sono proprio rare, è venuto un po' di abbassamento di temperatura, il freddo le ha, come dire, ha fermato il suo corso, se no a quest'ora sarebbe stata un'esplosione veramente importante, ma purtroppo ci dobbiamo anche adeguare a quello che combina la natura, perché intanto alla fine decide sempre lei. Ora vi mostro un ritrovamento, ve lo faccio vedere. Una bella spugnerotta. La tagliamo. Ecco qui. Guardate che bella spugnola. Vedete, qui c'è stato un passaggio di una lumachina, vedete che ha lasciato, non so se si vede, tipo bavetta, e se n'è anche nutrita, perché se vedete manca la parte qui in cima appena appena, quindi vuol dire che è già passata la nostra chiocciola e ha mangiato. Andiamo avanti con la battuta. Vediamo sulla punta che è come se avesse preso una strinata di freddo, vedete qui in cima che è rigida, invece qui nella parte sottostante qui è morbida, quindi è salva. Si vede che sono scese temperature sotto lo zero, ha fatto una piccola gelata nel momento in cui questa spugnola stava proprio per uscire da sotto le foglie e a causa del freddo, vedete, ha avuto questo colpo di ghiaccio sulla punta proprio del cappello, della mitra per essere precisi. Vi voglio mostrare un ritrovamento ottimo, direi. Questo ci fa ben sperare, vuol dire che stanno per partire bene le nostre spugnole. Erano un po' titubanti all'inizio, ma ora ve le mostro. Vi mostro una piccola fungaia, una bella famiglia, ve la mostro subito. Che spettacolo, guardate, condividiamo insieme. La nostra famiglia è composta da una, la vedete? Ok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
13, 14 spugnolotte. Ora poi magari guardando qui in giro è capace che ne trovo delle altre. Le caviamo subito insieme in diretta. Allora, Allora amici, si sta continuando a raccogliere. Come potete vedere, gli alberi che ho qui intorno sono alberi di frassino. Alla base del nostro bosco c'è dell'aglio orsino, qualche pianta di tarassaco. Nell'erba, camminando con molta attenzione, si riescono a fare anche questi incontri. Vedete? Si vede che hanno un colore ancora molto chiaro, semplicemente perché ha piovuto, quindi l'acqua, le burrasche primaverili hanno dato modo alle nostre spugnole di arricchirsi d'acqua. Chiaramente ancora sono, come vedete all'inizio, la taglia non è enorme, queste qui però sono già una pezzatura ottima per fare, diciamo, qualche bella pietanza. Ora la raccogliamo insieme e poi le mettiamo insieme alle altre. Io di solito i funghi li stacco dando una rotazione, ma devo dire che la buonanima del mio papà le spugnole mi ha sempre insegnato a tagliarle alla base e poi ricoprire il tutto. Non so se, diciamo, la tecnica è giusta, ma devo dire che sembra che i luoghi dove io trovo le spugnole continuano a dare ogni anno i propri frutti, quindi sicuramente qualcosa di vero ci sarà. Non lo so, poi voi mi direte qui sotto nei commenti se anche voi la pensate nella stessa maniera. Continuiamo la nostra battaglia. Eccola qua, finalmente un'altra bella bimba. Eccola qui. Fantastica. Bellissima, ragazzi. Bellissima.
che spettacolo, guardate, wow. Spugnolotta, spugnolotta. Un pochino più mature. Ragazzi, sono queste le gioie. Guardate un po', una fantastica situazione primaverile dove il verde si sta facendo spazio tra il grigio invernale e qua troviamo le nostre spugnole. Guardate che belle, guardate, che meraviglia ragazzi, che meraviglia. Ora le tagliamo. Allora ragazzi, siamo sempre in questa battuta, prima battuta 2013 a caccia di spugnole, e devo dire che nonostante subito pensavo una situazione negativa, invece devo dire che pian piano, una qua, una là, qualche bel gruppetto anche che ti stimola anche un pochino l'entusiasmo, e devo dire la verità che non mi posso lamentare. Come prima uscita ci stiamo veramente divertendo. Ora vi mostro altre due spugnole, sono del genere Morchella esculenta e ve le voglio mostrare. Ecco qui, vedete, una che si trova proprio qui in mezzo all'erba. Guardate che bellezza. E qua ce n'è un'altra, anche questa, che ha una bella taglia, vedete? Guardate che meraviglia queste costolature. Le costolature sono le bordature che circondano gli alveoli della nostra mitra. La mitra è il cappello del vescovo, ok? Che è il cappello della spugnola, che è completamente adeso al gambo. Comunque, per chi ne volesse sapere di più, ragazzi, seguitemi sul canale se volete avere altre informazioni riguardo questa specie, nonostante ce ne siano altre sul canale. Guardate nelle playlist.
Allora, amici di Fungomagia, questa battuta, nonostante sia la prima, mi sta regalando veramente delle belle soddisfazioni. Sono partito a una certa altitudine, sui 800-900 metri sul livello del mare, e devo dire che tra Frassino e Olmi ho trovato delle spugnolette non enormi, però man mano che scendo verso valle, quindi mi abbasso di altitudine, la taglia chiaramente è più sostenuta. Ora vi volevo mostrare un bel ritrovamento dove ci sono 3 sprugnole veramente top e le volevo cavare insieme a voi. Tra l'altro ce n'è anche una quarta più piccolina, però a me interessava farvi vedere quelle 3 veramente spettacolari. Guardate qui che meraviglia. Questa qui è quella piccola. Queste qui sono quelle spettacolari. Guardate qui che spugnole. E guardate qui che big, che monster. Le stacchiamo. Allora, guardate qui che taglia, ragazzi, guardate qui che meraviglia di spugnole. Morchella esculenta, morchella esculenta. Copriamo sempre, mi raccomando. Tagliamo anche questa qui. Non voglio essere ripetitivo, ma seguitemi sul canale, iscrivetevi. Poi ci sono le varie playlist oltre ai video dove raggruppo ogni playlist praticamente. Guardate questa, che spugnolona. Unisco praticamente le varie specie in maniera tale che quando uno vuol saperne qualcosa di più non fa altro che andare sulla playlist e guardarsi tutti i video senza skippare, cioè quindi senza far correre avanti, perché se fate correre avanti poi non vi perdete magari quell'attimo, quel secondo dove io sto dicendo un'info per imparare qualcosa di più sulla specie che state guardando, e voi vi guardate solamente guarda che bella questa, che bella quest'altra, ma poi alla fine non avete imparato nulla. Allora ragazzi, guardate qui che spugnolona, che bella, ha queste costolature aranciate già, perché vuol dire che è matura, tutto il resto è giallina, è bella umida, quindi vuol dire che ha un buon quantitativo d'acqua all'interno. Ora poi vi farò vedere come conservarle, come conservare la spugnola. Guardate qui che bel gruppetto di spugnole, guardate qui che meraviglia. Vedete il terreno che è sabbioso? Terreno sabbioso vogliono le nostre spugnole, sempre spugnoso. Guardate che meraviglia, guardate qui, guardate come si presentano, guardate qui, meraviglia ragazzi. Madre Natura ci regala questo splendore. Ragazzi, siamo sempre in battuta. Ho trovato un bel cespo di morchelle esculente, ve le volevo far vedere. Qua adesso mi trovo sotto dei carpini. Ora vedete, carpini. Vedete, c'è dell'aglio orsino. Questo è un indicatore che è un terreno predisposto proprio alla nostra spugnola. Ricordatevi che deve essere tutto sabbioso il terreno, sabbia mista terra, naturalmente. Guardate qui che meraviglia, guardate qui che spettacolo, guardate
Guardate qui, guardate che meraviglia che ci regala Madre Natura. Ci facciamo la balafottina, eh? Ragazzi, stiamo continuando la nostra battuta a spugnole, ogni tanto esce anche qualche bella microfora semilibera, quindi le spugnole semilibere, quelle col cappello distaccato dal gambo. Ve la mostro subito. Guardate qui. Ok. Voilà. Che bellissima, fantastica. Mettiamo insieme alle altre. Ragazzi, che meraviglia, guardate qui, che bella bombetta. Questa la stacchiamo alla base, dai. Tanto vedete che se l'ho lasciata. Ok. Wow, 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 che meraviglia, mamma mia che meraviglia. Ragazzi, sta iniziando a piovere, tutte le goccioline, no, mi pareva di aver visto qualcosa. Wow. Ecco qui un'altra bella bambina, anche già sviluppata, guardate qui che meraviglia, bella. Ora la stacchiamo, sempre utilizzando il coltello. Ecco qui. Voilà. Ragazzi, morchella esculenta. Allora siamo quasi alla fine della battuta e devo dire che un po' di spugnole per essere la prima uscita ci sono. Secondo me la temperatura è ancora troppo bassa e quindi necessita ancora un pochino di tempo perché stentano un pochino a uscire in grandi quantità. Comunque ora vi farò vedere, appena arrivato dalla macchina, vi farò vedere il raccolto e ancora faccio ancora un pezzo, quindi può anche darsi che ancora qualche ritrovamento lo facciamo. Ok? Seguitemi. Cari amici, siamo giunti alla fine di questa battuta
la prima battuta Spugnole a Morchelle Euscolente. Siamo passati da un'altitudine di circa 800-900 metri per poi finire a un 400 metri, perché ho notato che in bassa quota la taglia delle Spugnole sicuramente è un pochino più grandina. Devo dire la verità che mi aspettavo veramente tanto di più, ma non per esagerare sulla raccolta, ma semplicemente perché siamo un po' avanti nella stagione, soprattutto però qua da noi siamo molto indietro, quindi devo dire che ci sono i buoni presupposti che ci sia ancora qualche raccolta da poter fare. La bassa temperatura che c'è stato in questo periodo ha fatto sì che comunque le nostre Spugnole faticassero ad uscire, tant'è vero che ci sono state delle grandi grandinate, delle nevicate anche a bassa quota, quindi questo ha un pochino compromesso, diciamo, la nascita delle nostre morchelle. Adesso vi volevo far vedere tutto il raccolto. Come avete visto comunque un po' ne abbiamo trovate, sono riuscito a condividerle con tutti voi e questo mi fa solo che piacere. Spero di poter fare un altro video dove vi mostro magari spugnela ancora di taglia ancora maggiore, perché quando poi arriva un periodo abbastanza caldo poi le nostre spugnole tendono a ingrandirsi in maniera anche notevole. Ora vi faccio vedere tutto il raccolto. Questo è il raccolto, allora eccolo qua, sono tutte belle euscolenti, sono di piccola taglia, ce n'è solo qualcuna che è un pochino più grande, ma come potete vedere la taglia non è gigantesca, quindi c'è ancora tempo per poter comunque fare delle belle cavate. Il nostro cesto comunque è bello ricco e ci darà modo poi a casa di mostrarvi anche come poterle conservare, perché ho notato che molti di voi mi chiedono come conservo le spugnole quando le raccolgo a Maci, al di là di come le cucino, che comunque se andate a vedere nella mia playlist dove ci sono le spugnole ho fatto parecchi video dove faccio vedere come prepararle, le faccio con gli asparagi selvatici nel risotto, le faccio impanate fritte, le faccio ripiene come le verdure, insomma ci sono vari metodi. Comunque io adesso poi vi farò vedere come poterle conservare nella migliore, diciamo, delle maniere. Io vi abbraccio, vi saluto, vi do appuntamento alla prossima battuta di funghi. Mi raccomando, chi non l'avesse ancora fatto, iscrivetevi. Fate girare per favore il video, perché ho notato che moltissima gente che mi segue, che è iscritta al mio canale, mi sta avvisando che a loro non gli arrivano le notifiche, e questa è una cosa che mi dispiace, perché incontro molta gente che mi ferma e mi dice: ma Maci, ma non ne pubblichi più? Sarà un anno che non vedo più i tuoi video. No, io pubblico praticamente tutte le settimane, mi sono fermato solo per le feste natalizie, e quindi io pubblico sempre. Mi dispiace che YouTube non dia questo bel servizio di dare le notifiche anche a chi ha comunque non solo è già iscritto, ma anche schiacciato la campanella con scritto tutte, perché quello vi dà solo modo di poter comunque essere avvisati ogni volta che io inserisco un video nuovo. Con questo concludo tutto, vi abbraccio, vi do appuntamento alla prossima battuta di funghi. Ciao dal mondo di Fungomagia, ciao da Macinator.